ripercorriamo velocemente quanto accaduto nella prima parte del primo capitolo della storia di Paul Marcinkus. Nel 1969 Michele Sindona riceve l'incarico da Paolo VI di sanare le finanze vaticane attraverso la vendita delle partecipazioni dello Stato Pontificio in molteplici aziende italiane in crisi. Sindona viene scelto perché la sua banca privata Unione è già posseduta in parte dallo IOR, perché ha già dimostrato abilità nella vendita di grossi gruppi industriali e perché è uomo legato al potente banchiere americano di Chicago, David Kennedy, diventato ministro del tesoro con Nixon. Contestualmente all'incarico di vendita dato a Sindona, viene eletto a capo dello IOR Paul Casimir Marcinkus, anch'egli legato a David Kennedy. Marcinkus viene messo a guidare lo IOR nonostante sia a digiuno di conoscenze bancarie. In quel momento l'istituto conserva depositi per la cifra di 2 miliardi di dollari. Depositi che lo rendono simile per dimensioni a una banca regionale statunitense. La discrezione è una caratteristica fondamentale di questo istituto finanziario, che conduce i suoi affari protetto dalle robuste mura medievali del bastione di Nicola V, all'interno della Porta Sant'Anna. Le autorità finanziarie italiane non hanno nessuna giurisdizione sull'istituto, che rifiuta di rendere pubblici i propri conti. Le sue attività vengono controllate, simbolicamente, da una commissione di 5 cardinali. Questa si riunisce raramente e in quei pochi casi ai cardinali viene distribuito un breve rapporto delle attività della banca, che non sono autorizzati a portare via dalle mura vaticane. L'istituto conta circa 9.000 correntisti. Tra questi vi sono ordini religiosi, collegi ecclesiastici, diocesi, parrocchie e altri istituti religiosi. I prelati, i diplomatici riconosciuti dal Vaticano e altri ecclesiastici laici possono aprire un conto personale con il vincolo che parte dei loro risparmi sia messa a disposizione della Chiesa per opere di bene. La prima grande operazione del duo Marcinkus-Sindona si rivela però una debacle. Infatti, il tentativo di vendere le quote della Società Generale Immobiliare a Charles Bladorn, presidente della Paramount, legato anch'egli all'onnipresente David Kennedy, si rivela un'immane sola ai danni del Vaticano. Non si sa se il duo Sindona-Marcinkus sia stato vittima o complice del raggiro di Bladorn, che scambia le azioni della Società Generale Immobiliare con terreni ad Hollywood gravati da ipoteche nascoste ai compratori. Fatto sta che il binomio Sindona-Marcinkus finisce chiaramente sotto la luce dei riflettori ed arrivano presto le critiche degli oppositori, acuite dal crollo negli Stati Uniti della figura del loro mentore David Kennedy, che travolto da errori finanziari si vede parzialmente messo da parte dal presidente americano Nixon. Ora Marcinkus e Sindona sono nei guai, bisogna trovare una soluzione. Nel 1970 Sindona controlla, tra le tante società più o meno fasulle che compongono il suo impero, anche la Compendium, Société Anonyme Holding, domiciliata al numero 14 di Rue Aldringer in Lussemburgo. Questa Compendium è controllata al 100% dagli interessi legati al gruppo Sindona e allo IOR, attraverso un'altra società di Sindona, la Fasco. Ebbene, nel novembre del 1970 il 20% del capitale della Compendium viene ceduto alla Banca del Gottardo, una banca svizzera controllata quasi completamente dal Banco Ambrosiano e dallo IOR, e un altro 40% viene ceduto direttamente al Banco Ambrosiano, il cui pacchetto azionario più consistente è già nelle mani degli interessi vaticani. Il restante 40% resta nelle mani della Fasco, in sostanza ancora Sindona e Marcinkus. In definitiva, questa Compendium, dapprima solo di Sindona e dello IOR,
formalmente si ritrova con 3 padroni: Sindona, Banca del Gottardo, Banco Ambrosiano, anziché i 2 precedenti. Ma in sostanza è sempre nelle mani di Sindona e dello IOR, vale a dire di Marcinkus. Perché mai tutto questo marchingegno societario? La risposta la troviamo nell'anno seguente, il 1971, quando Roberto Calvi viene nominato direttore generale del Banco Ambrosiano. Nella sua ascesa è stato portato in palmo di mano da Michele Sindona, che ha l'obiettivo di utilizzare il Banco Ambrosiano in una espansione nell'America Latina. Il 23 marzo 1971, a Nassau, capitale delle isole Bahamas, nel lontano mare dei Caraibi, il dottor Roberto Calvi fonda, per conto della Compendium, vale a dire in sostanza per conto di Sindona e Marcinkus, la Cisalpina Overseas Bank e ne affida infatti la presidenza al vescovo Marcinkus, il quale però la cede quasi subito a Roberto Calvi. Il tandem di ferro Sindona-Marcinkus si trasforma così in un triangolo, ancora più importante: Sindona, Marcinkus e Calvi. Un triangolo che di lì a poco si sarebbe fuso con il triangolo massonico della loggia P2. È Sindona ad aver presentato Calvi a Marcinkus e poi a Licio Gelli. La famiglia Calvi acquista una casa a Leaford Cay. Le vacanze sono occasioni per festicciole intime, nelle quali Calvi sembra trovarsi maggiormente a suo agio rispetto al solito riserbo che lo contraddistingue. Il finanziere siciliano Michele Sindona e l'arcivescovo Paul Marcinkus sono entrambi ospiti assidui. Quando l'estroverso Marcinkus arriva per la prima volta, abbraccia Clara Calvi ed inizia a cantare "Arrivederci Roma". Verso la fine dell'ottobre 1971, il giornale Rome Daily American viene salvato dal fallimento dall'intervento di Sindona. Manco a dirlo, il banchiere siciliano viene nominato presidente della società editrice. Per l'occasione, negli ambienti politici romani non si manca di far notare che l'intervento di Sindona nell'opera di salvataggio del Rome Daily American era stata sollecitata sia dall'ambasciatore statunitense in Italia, Graham Martin, sia dalla stazione romana della CIA. E questi particolari contribuiscono non poco a rafforzare negli ambienti interessati la convinzione che Sindona sia in grado di operare a suo piacimento su scala nazionale e internazionale, grazie a legami e protezioni di ogni genere e ad altissimo livello. Le fortune del banchiere Sindona, però, terminano con il fallimento dell'OPA Bastogi, dopo uno scontro con Cuccia. Siamo nel 1972. Per rilanciarsi, dopo l'OPA Bastogi fallita, Sindona acquista la Franklin National Bank, una delle prime 20 banche americane. Calvi nel frattempo compra la Banca Cattolica del Veneto dallo IOR per 27 miliardi di lire. La Banca Cattolica del Veneto ha uno storico legame con la Chiesa, una grande attenzione alle esigenze del clero ed è al servizio di una clientela medio-piccola. La vendita da parte dello IOR, guidato da Marcinkus, che modifica le condizioni dei tassi favorevoli per le parrocchie e le diocesi, avviene all'insaputa dell'Episcopato Veneto e del suo presidente, il patriarca Albino Luciani. Dirà Giorgio Ambrosoli, liquidatore dell'impero finanziario di Sindona, che il banchiere siciliano, nell'occasione della vendita, paga a Calvi una commissione segreta di 6 milioni e mezzo di dollari. Sindona avrebbe aiutato a negoziare l'accordo, secondo Ambrosoli, e la commissione sarebbe stata spartita tra un vescovo americano e un banchiere milanese. A un amico giornalista Ambrosoli confiderà che il vescovo è Marcinkus. Il grande vaticanista Benny Lay, nel suo libro I segreti del Vaticano, appunta una confidenza del cardinale Egidio Vagnozzi. Mi hanno detto che Luciani non ama Marcinkus, il quale ha venduto la Banca Cattolica del Veneto, cui facevano capo i vescovi della regione. E quando è venuto a Roma per protestare, Marcinkus lo ha trattato in maniera strafottente. Dal 1969 al 73, in 4 anni, il gruppo Sindona Marcinkus Calvi aveva effettuato investimenti in contanti per oltre 1.300 miliardi nelle speculazioni sui cambi. Sindona passava, attraverso le sue banche, da un movimento complessivo di 10,7 milioni di dollari nel novembre del 70 a 422,5 milioni nel 1972, fino a superare i 4 miliardi di dollari
nel novembre del 1973. Stiamo parlando di cifre da capogiro. Si impongono allora delle domande alle quali occorre fornire delle risposte. Dove trovò il gruppo Sindona Marcinkus i capitali sufficienti per effettuare investimenti di quella portata? Chi fu a garantire il gigantesco movimento effettuato da Sindona nelle operazioni sui cambi tra il 70 e il 73? Quali furono le protezioni politiche che consentirono a Sindona e soci così incredibili capacità e possibilità di manovra? Un dato di fatto è che il 23 marzo 71 a Nassau, Roberto Calvi fonda la Cisalpina Overseas, come già detto. Ebbene, questa banca, in realtà un ufficio senza rapporti con il pubblico, ebbe subito a disposizione, già nel 71, depositi per 240 milioni di dollari, che non si è mai saputo da dove siano arrivati né dove siano andati a finire. Il 26 aprile 1973 Marcinkus viene interrogato da William Lynch, a capo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e da William Aronwald, vice capo della Strike Force del distretto sud di New York. Viene interrogato riguardo a un caso di riciclaggio di denaro e obbligazioni false che parte dalla mafia newyorkese e approda in Vaticano per un totale di 950 milioni di dollari del 1973. Viene messo sotto i riflettori John Connolly, sul quale Richard Hammer, nel suo libro Vatican Connection, lancia pesantissimi sospetti di coinvolgimento nella operazione obbligazioni false statunitensi. Non solo Connolly è in rapporti di amicizia e di affari con David Kennedy, Michele Sindona, Paul Marcinkus e Roberto Calvi, ma già allora è legatissimo ad un altro protagonista di quelle vicende, l'avvocato Roberto Memme, iscritto alla P2. In origine avvocato di Houston, governatore del Texas dal 62 al 68 per il Partito Democratico, John Connolly assunse la notorietà internazionale allorché il 22 novembre 1963 restò ferito a Dallas mentre in auto stava accompagnando il presidente John Kennedy. Pur appartenente al Partito Democratico, passò sostanzialmente con Nixon, che nel 70 lo nominò segretario al Tesoro e in tale funzione, secondo la polizia americana del tempo, avrebbe messo in piedi i 950 milioni di dollari di false obbligazioni, titoli come General Electric, Coca-Cola, IBM. Lo avrebbe fatto insieme al mafioso santo trafficante. Alle indagini fanno seguito alcuni arresti, ma Connolly viene salvato da un ordine diretto di Washington, mentre Marcinkus verrà assolto per insufficienza di prove. Ma da questa vicenda il nome di Marcinkus ne uscirà comunque a pezzi. 1974. Sindona viene eletto uomo dell'anno dall'ambasciatore americano John Volpe e definito da Andreotti il salvatore della lira. E poco importa che il salvataggio sia avvenuto contro speculazioni poste in essere dallo stesso Sindona. 8 settembre 1974. La Franklin National Bank di Michele Sindona dichiara bancarotta. Non sono mai tornati i soldi prestati ai regimi sudamericani anticomunisti inviati su richiesta della CIA. L'impero di Sindona crolla e viene arrestato in America. I suoi soci, Marcinkus e Calvi, lo abbandonano e continuano per conto proprio i maneggi finanziari cui Sindona li aveva iniziati. 23 agosto 1975. Calvi viene introdotto nella massoneria a Ginevra. 19 novembre 75. Calvi diventa presidente del Banco Ambrosiano. 3 novembre 1977. Luigi Cavallo affigge dei cartelli contro Calvi a Milano. Lo fa su ordine di Sindona, che ricatta Calvi per ottenere da lui soldi. Mi siederò qui accanto a lei. Cavallo, lei dette una buona mano al declino di Calvi perché nel 1977, mi corregga se sbaglio, si fece autore di una iniziativa, certi manifesti a Milano e un esposto alla Banca d'Italia che ce lo vuole raccontare. I manifesti sono stati è stato l'ultimo tentativo per smuovere. Scusi, ricordi ai nostri ascoltatori che cosa dicevano quei manifesti? I manifesti avevano un titolo semplicissimo: Calvi in galera. Ecco,
Giacomo Botta, funzionario del Banco Ambrosiano, che ha contribuito a gestire la rete estera della banca, dirà che Marcinkus decisamente non è un uomo di chiesa, è un uomo senza scrupoli. La vecchia Guardia Vaticana ha dovuto subire la sua presenza perché aveva qualcuno dietro che gli dava i soldi. Ci sono state operazioni che hanno portato a Calvi e Marcinkus degli arricchimenti. I soldi escono dalla banca di Nassau, dove Marcinkus è consigliere. Sono stato invitato ad alcune riunioni del Consiglio Nassau. Mi ricordo una grande deferenza e attenzione di Calvi nei confronti di Marcinkus, come se Marcinkus fosse il padrone della banca di Nassau. Mi dissero che il gruppo di controllo dell'Ambrosiano era lo IOR, che deteneva all'estero una consistente partecipazione del banco. Il Vaticano era in sostanza il padrone del Banco Ambrosiano. Il Banco Ambrosiano sovvenziona i governi sudamericani di destra e viene coinvolto in altre delicate operazioni finanziarie con lo IOR, compreso il pagamento di riscatti a sequestratori. Quando il figlio di Francesco De Martino, ex segretario del Partito Socialista, all'epoca candidato alla presidenza del paese, viene rapito nell'aprile 77, il Banco Ambrosiano è una delle istituzioni che gli viene in soccorso. Come ha raccontato Licio Gelli, una volta Calvi si scusò con lui per essere arrivato in ritardo a una cena, dicendogli che aveva dovuto controllare e recapitare 1 miliardo di lire per il riscatto del figlio di De Martino. Sorridendo, precisò la natura dell'imprevisto. Quando tutto il lavoro era già stato portato a termine, si era avveduto che le banconote erano impacchettate in sacchetti con la dicitura IOR. Aveva pertanto disposto la sostituzione dei contenitori, ma era soddisfatto di aver contribuito a salvare una vita umana. 17 aprile 1978. I libri del Banco Ambrosiano vengono messi sotto ispezione per 7 mesi da funzionari della Banca d'Italia. 6 agosto 1978. Con la morte del suo protettore Paolo VI, la carriera di Marcinkus allo IOR rischia di concludersi bruscamente. Il Papa che succede a Paolo VI, Giovanni Paolo I, ha ragioni di vecchia data per non nutrire simpatie nei confronti dell'arcivescovo, visti gli screzi del 1972. Reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Sentiamoci. Io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere. 17 novembre 1978. Il capo ispettore Giulio Padalino stila un resoconto di 500 pagine sull'Ambrosiano. Il verdetto: non interamente favorevole. 12 settembre 1978. Pecorelli scrive un articolo su OP intitolato La Gran Loggia Vaticana, in cui denuncia a Papa Luciani l'esistenza della massoneria in Vaticano. In un elenco di presunti massoni viene indicato anche Marcinkus, con il numero 43/649 e il soprannome Marpa.